Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Spero che stiate benissimo e spero anche che siate pronti per iniziare questa lezione di grammatica italiana. Oggi vedremo insieme 13 verbi pronominali che sono molto utilizzati nella conversazione quotidiana. Partiamo con una breve definizione. Che cos'è un verbo pronominale? Qualsiasi verbo che contenga un pronome o una particella pronominale necessari a determinarne il significato. Quali sono i verbi pronominali? In italiano ce ne sono tantissimi. Alcuni verbi pronominali sono i verbi riflessivi e i verbi reciproci, che finiscono in si, i verbi di affetto, quindi quando trasformiamo un verbo classico come mangiare in una forma pronominale, mangiarsi. Fatemi sapere nei commenti se volete un approfondimento su questi verbi. Poi abbiamo i verbi che contengono ci, metterci, volerci, esserci, eccetera. I verbi che contengono ne, spesso nei modi di dire, quindi dirne di tutti i colori, farne di tutti i colori, eccetera. Verbi che contengono ci e la, come farcela, avercela, eccetera. Verbi che contengono si e ne, fregarsene, andarsene, eccetera. Verbi che contengono si e la, prendersela, cavarsela. Verbi che contengono la, smetterla, finirla, eccetera. Verbi che contengono un pronome o una particella più un avverbio, un aggettivo, un'altra parte del discorso, come mettercela tutta, farsela sotto, vedersela brutta, eccetera. I 13 esempi che vedremo oggi appartengono alle categorie evidenziate in giallo. Nello specifico vedremo i seguenti verbi: andarsene, avercela, prendersela, cavarsela, farcela, smetterla, spassarsela, tirarsela, filarsela, mettercela tutta, vedersela brutta, farsela sotto, sentirsela. Allora, prima di iniziare vorrei che fosse ben chiaro che questi verbi sono tipici della conversazione informale, perché c'è sempre una forma o una struttura più controllata, più formale, per dire la stessa cosa. Il primo di questi è andarsene. Andarsene è un verbo veramente tanto usato, significa andare via da un luogo. Per esempio, abbiamo finito il lavoro qui, ce ne andiamo. Me ne vado, torno a casa. Ovviamente, quando si tratta di usare questi verbi pronominali, non possiamo togliere le particelle pronominali, perché altrimenti cambia il verbo e non abbiamo più il verbo andarsene, abbiamo il verbo andare, che è diverso. Quindi in questi verbi dobbiamo mantenere sempre le particelle pronominali contenute dal verbo. Vi mostrerò nel corso del video alcuni frammenti di filmati tratti da scene di film oppure video che ho trovato su internet, interviste, eccetera. Vi lascerò tutti i link nella descrizione del video qui sotto nel caso vogliate andare a vedere la versione integrale del video. Io adesso, per vari motivi, vi propongo solamente un frammento, il frammento in cui viene pronunciato il verbo pronominale che ci interessa. Prendere o lasciare? Me ne vado, Me ne vado? Senta, va bene tutto, ma se lei è venuto qua per prenderci in giro, se ne vada! Se ne vada! Me ne vado. No, dove va? Bene, andiamo avanti, proseguiamo con il secondo verbo che è avercela. Avercela con qualcuno significa essere arrabbiati con qualcuno. Per esempio, perché non mi parli? Ce l'hai con me? Cioè, sei arrabbiato o arrabbiata con me? Ce l'ha con Sara perché non l'ha invitata alla festa.
quindi è arrabbiata con Sara perché non l'ha invitata alla festa. Quindi qui avercela con significa essere arrabbiati con qualcuno. È la descrizione di uno stato d'animo. Il verbo successivo invece, prendersela, significa arrabbiarsi. Quindi non prendertela, vinceremo la prossima volta. Cioè, non arrabbiarti, vinceremo la prossima volta. Ma te la sei presa per quello che ho detto? Cioè, ti sei arrabbiato per quello che ho detto? C'è una differenza tra avercela con e prendersela, perché prendersela indica un'azione, l'azione di arrabbiarsi, mentre avercela con qualcuno indica uno stato d'animo, cioè essere arrabbiati con qualcuno. Questa è un'intervista, ovviamente, tradotta, quindi noi dobbiamo ascoltare l'interprete che parla. No, non mi sono arrabbiato con nessuno per il calcio di rigore, ma se lo avessi fatto me la sarei presa con Aubameyang o Immobile. Avete sentito? Ha usato il verbo arrabbiarsi e poi la versione più informale, prendersela con. Bene, andiamo avanti. Cavarsela, cavarsela. Cavarsela, anche questo verbo è molto utilizzato. Significa uscire da una situazione o risolvere una situazione per fortuna o per astuzia. Riuscire a fare qualcosa. Un esempio, ce la caveremo anche quest'anno, cioè usciremo da questa situazione anche quest'anno. Oppure me la cavo al computer. Significa che riesco ad utilizzare il computer abbastanza bene. Me la cavo al computer. No, te prego, basta, pietà. Che poi a me mi avete sempre sottovalutato. Ma chi va mai cercata? Voi che me la cavo benissimo pure con figlio. Ah, te la cavi da solo? E certo che me la cavo da solo. Hai preso un criceto. Praticamente qui sì, lui dice me la cavo benissimo anche con un figlio, nel senso che riuscirò a gestire la situazione anche quando avrò un figlio. Poi farcela, anche questo è un verbo usatissimo nella conversazione. Farcela significa avere successo, riuscire a fare qualcosa. Esempio, ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato l'esame, manca solo un quarto d'ora, ma ce la faremo ad arrivare in tempo, cioè riusciremo ad arrivare in tempo. A proposito di farcela, voglio farvi vedere un video che praticamente è diventato virale tra marzo e aprile 2020. Quello era il periodo in cui siamo stati in confinamento duro o in lockdown duro, e girava questo video su Instagram, che è un esempio ottimo dell'uso di farcela. Ce la faremo! Ce la faremo! Farcela, coniugato al futuro semplice, vi rimarrà in testa per sempre dopo aver visto questo video. Vediamo smetterla. Smetterla significa interrompere un'azione che è fastidiosa. Dei sinonimi sono finirla, piantarla. Un esempio, smettila di cantare, sei stonato. Smettila di cantare, quindi mi dai fastidio, sei stonato. Vi siete appena lasciati? Ti ha mollato lui? Si vede. Con la tua migliore amica? Ma smettila, Giovanni! Beh, lo dicevo così per rompere il ghiaccio. Dice smettila perché stai dando fastidio. Allora, vediamo spassarsela. Spassarsela significa divertirsi. Molto semplicemente, divertirsi. Un esempio. Ce la siamo spassata alla festa ieri sera, quindi ci siamo divertiti alla festa ieri sera. Bene, prossimo verbo, tirarsela. Allora, tirarsela significa darsi delle arie, darsi importanza, ma anche non dare confidenza in qualche modo. Un sinonimo è vantarsi. Quanto se la tira? È proprio antipatico. Vediamo l'esempio.
Giorgio Selva, se vieni al bar 10 volte al giorno perché ti piaccio, tu me lo devi dire, perché sennò sembra che te la tiri. No, ma io... Ma anche tu mi piaci parecchio. Quindi lui è un professore che va sempre al bar della scuola dove c'è questa barista che gli piace, però non ha il coraggio di dirglielo. E quindi appunto lei gli dice: ma sì, si capisce, ma se non me lo dici sembra che te la tiri, cioè sembra che non vuoi dare confidenza, sembra che ti vuoi dare delle arie. Bene, poi filarsela. Filarsela significa levarsi di torno, andarsene via senza farsi notare. 2 sinonimi sono svignarsela e squagliarsela. Ci potrebbero raggiungere, è meglio filarsela, cioè è meglio darsela a gambe. Poi filarsela, non l'abbiamo appena detto, mettercela tutta. Poi mettercela tutta significa impegnarsi in qualcosa, impegnarsi a fare qualcosa, fare del proprio meglio. Ce l'ho messa tutta per arrivare in tempo, ma purtroppo mi si è rotta la macchina strada facendo. Ce la devi mettere tutta per vincere la gara. Devi fare del tuo meglio per vincere la gara. Ti devi impegnare. Devi dare il massimo. Vedersela brutta significa trovarsi in pericolo. Un sinonimo è rischiare grosso. Ce la siamo vista proprio brutta. Quel masso avrebbe potuto schiacciare la nostra macchina. Quindi abbiamo rischiato grosso. Te la sei vista brutta stamattina in bicicletta su quella discesa. Ti sei trovato in pericolo. Farsela sotto. Farsela sotto significa avere molta paura. Ce la siamo fatta sotto quando ci siamo accorti che il freno non funzionava. Quindi abbiamo avuto molta paura. Me la sono fatta sotto sulle montagne russe. Non ci salgo più. Infine abbiamo sentirsela. Significa non avere il coraggio di fare qualcosa. Non me la sono sentita di dirglielo. Non me la sento di tuffarmi, è troppo alto. Allora, l'esempio di sentirsela è invece in un articolo di giornale. Allora, praticamente il contesto di questo articolo è che vari ristoratori in alcune regioni hanno deciso di protestare contro le misure per il contenimento del virus e hanno deciso di tenere i propri locali aperti, rischiando multe, rischiando anche di perdere la licenza. Quindi c'è questa imprenditrice che è titolare di un ristorante che dice: non riapro perché non voglio prendere multe e non voglio rischiare la licenza. Ci hanno persino detto che chi riaprirà potrebbe perdere, oltre alla licenza, anche i ristori e francamente non me la sento di rischiare. Qui sta dicendo che non ha il coraggio di mettere tutto quello per cui ha lavorato a rischio. Che lei crede che la protesta in sé sia giusta, ma comunque bisogna rispettare le regole e non ci si può mettere in una situazione in cui si rischia la licenza del proprio locale. Come vi ho già detto all'inizio del video, tutti questi link per vedere questi materiali contenuti extra li trovate nella descrizione del video qui sotto. Allora, questi sono tutti i verbi che abbiamo visto insieme oggi, ce ne sono tantissimi altri, però per iniziare io mi concentrerei su questi. Poi magari fatemi sapere se volete un altro video simile a questo, così vediamo altri verbi pronominali insieme. Allora, io vi ringrazio tanto per aver guardato questa lezione, spero di rivedervi nella prossima. A presto, ciao!